Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della lampada da lavoro della Olight, la Swivel. Una lampada da lavoro dotata di un proiettore nella parte frontale e una funzione di torcia nella parte alta. Moschettoni, magneti, insomma una torcia da lavoro davvero molto interessante. Ricorda un po' quella della Parkside. Adesso ci metteremo sul bancone, la guarderemo per bene nei dettagli, vi dirò tutte le sue caratteristiche e ovviamente faremo un paio di prove al buio. Quindi iniziamo. Questa è la confezione con cui viene venduta. All'interno troveremo un cavo di ricarica USB tipo C, un manuale di istruzioni e ovviamente la lampada. Allora, ha il corpo completamente in ABS, abbiamo un tasto di accensione da questa parte e l'ingresso per la ricarica USB da questa parte. Basta aprire lo sportellino per poterla ricaricare. Durante la fase di ricarica lampeggeranno questi 4 LED a indicarci il livello di carica raggiunto e si accenderanno anche quando è in funzione. Continuiamo a guardarla e dopo la proveremo da accesa. Allora, nella base abbiamo 3 magneti che ci permettono di farla aderire alle superfici metalliche e questo è una sorta di moschettone che ci permette di utilizzarla anche appesa ad esempio a un ramo, a un cavo, eccetera. La torcia si chiama Swivel, quindi è una torcia girevole, è una torcia che si può ruotare fino a poco più di 180 gradi, quindi da questa posizione così abbiamo 180 gradi e possiamo girarla ulteriormente. Da questa parte abbiamo un proiettore LED che illumina in modo grandangolare con una bella luce bianca, invece sulla parte alta abbiamo una piccola torcia che ci permette di illuminare anche in profondità. Ha una batteria integrata da 2600 mAh che ci permette di utilizzarla in modalità risparmio energetico per ben 90 ore consecutive ed ha una protezione IPX4. È impermeabile, quindi resiste a schizzi di acqua, corrosione e polvere, quindi si può utilizzare tranquillamente anche all'aperto. Guardate la robustezza, come sempre Olight non si smentisce, sentite questi scatti molto decisi. Adesso vi faccio vedere la potenza dei magneti nella parte posteriore, fra un poco l'accenderemo. Abbiamo 3 magneti. Con 2 magneti aderisce perfettamente ad una struttura metallica, ma aderisce anche con un solo magnete. Riusciamo a utilizzarla tranquillamente anche in questo modo e rimane perfettamente appesa. Possiamo farla aderire alla parte interna del cofano o qualunque altra parte metallica della struttura della nostra macchina e quindi illuminare verso il motore. Oppure possiamo appoggiarla alla carrozzeria in direzione di un pneumatico se dobbiamo fare manutenzione, sostituzione, gonfiaggio, eccetera. Ma possiamo utilizzarla ovviamente per lavoro poggiandola su una superficie oppure su una struttura metallica in direzione del lavoro che dobbiamo fare. Adesso accendiamola, guardiamo le varie modalità. Alla prima pressione si accenderà in modalità intermedia. La pressione successiva, subito dopo l'accensione, avremo la luminosità massima e premendola nuovamente andremo in modalità economia. E le 3 funzioni riguardano solamente il pannello più grande. Per quanto riguarda la torcia piccola avremo 2 funzioni. Quindi l'accendo, avremo la modalità intermedia, modalità massima e modalità minima. Per poterla spegnere dopo qualche secondo dall'accensione basterà premere nuovamente il tastino e la torcia si spegnerà. Alla riaccensione successiva avremo nuovamente la modalità intermedia e per passare dalla modalità proiettore alla modalità torcia basterà mantenere premuto il tastino laterale. Come avrete notato, il passaggio è graduale ed immediato, nel senso che non rimarremo al buio neanche un secondo. Mentre si spegne questo proiettore, contemporaneamente si accende quest'altro. E la stessa cosa accade con la funzione inversa, quindi lo mantengo premuto e come vedete passiamo da una funzione a un'altra con molta semplicità. E ora guardiamo anche le 2 modalità di illuminazione di questa torcia, quindi la modalità alta e la modalità bassa. 1 e 2. Come vedete si riduce la luminosità e quindi possiamo adattarla in base all'ambiente nel quale ci troviamo e all'utilizzo che dobbiamo farne. Ho apprezzato molto il fatto che questa apertura sia verso l'esterno, perché abbiamo la possibilità di tirarla verso fuori con molta facilità. E ora leggiamo le caratteristiche tecniche che sono riportate sia nella parte posteriore che ovviamente nel manuale di istruzioni che è scritto pure in italiano. Nella modalità proiettore, quindi con il pannello LED della parte frontale, avremo 3 modalità di utilizzo, quindi una modalità con 12 lumen, quindi la modalità Eco, la modalità Low. Per 90 ore raggiungeremo una distanza massima di 5 metri. In modalità media invece avremo 160 lumen per 9 ore e arriveremo a 15 metri di distanza. Invece con la modalità alta avremo 400 lumen per 5 ore e raggiungeremo 25 metri di distanza. Con la modalità torcia invece avremo meno lumen, ma per il tipo di fascio luminoso avremo una maggiore distanza. Ovviamente il fascio luminoso sarà più ristretto rispetto a questo che è grandangolare. Quindi avremo 50 lumen rispetto ai 12 lumen, arriveremo a 26
27 ore come autonomia per una distanza massima di 35 metri. Quindi con un terzo dei lumen raggiungeremo praticamente il doppio della distanza, avendo pure maggiore autonomia. Per quanto riguarda la modalità alta avremo 200 lumen contro i 400 lumen, raggiungeremo comunque 5 ore di autonomia, ma raggiungeremo 80 metri di distanza. E voglio farvi notare un altro particolare di cui mi sono accorto. È stato un esperimento, non so se l'azienda avesse già previsto questo tipo di utilizzo, ma io l'ho utilizzato mentre facevo manutenzione alla mia bici elettrica e mi sono accorto che effettivamente può essere utilizzato in una modalità molto interessante. Come vedete c'è la sporgenza della batteria integrata e qua abbiamo questa sagomatura che va a combaciare perfettamente. Io l'ho utilizzata, non posso farvelo vedere su di me, ve lo faccio vedere su questa pezza in microfibra. L'ho utilizzata sulla mia maglietta richiudendola in questo modo e quindi appendendola praticamente alla vita per poter illuminare verso la bici. Questo mi ha aiutato tantissimo perché avevo le mani libere e praticamente l'ho utilizzata sfruttando la chiusura a molla in modo che rimanesse perfettamente incastrato il tessuto in questo spazio. Quindi ipotizziamo che questa sia una maglietta che abbiamo indossato, come vedete possiamo anche mantenerla in questo modo e rimane perfettamente al suo posto. Sicuramente non nasce per questo motivo, però avendola sperimentata mi sentivo di darvi anche questo consiglio. Adesso facciamo un paio di prove al buio, dopodiché valutiamo assieme i risultati. E allora ragazzi, come sempre iniziamo dal mio piccolo laboratorio. Accenderò la torcia, vi farò vedere le diverse modalità, ma ho dimenticato di farvi vedere che la lampada ha questa cornice fosforescente che ci consente di trovarla anche al buio. Allora, accendiamola prima in modalità intermedia, quindi la prima modalità che troviamo, dopodiché la accenderò nelle altre modalità. Allora, questa è la modalità intermedia, riusciamo a vedere molto bene. La spengo, la riaccendo, vado in modalità massima e riusciamo a vedere ancora meglio. Effettivamente dal telefonino sembra che si veda un pochettino con una tonalità giallina. Può essere che sia la regolazione di colori del mio display, però comunque la luce è molto bianca. Adesso la spengo, vi faccio vedere innanzitutto che è grandangolare, quindi si vede perfettamente. Come vedete la metto in questo modo, riusciamo puntando verso la mia sinistra ad illuminare perfettamente quasi a 180 gradi sia la parte alta che laterale. Adesso la spengo e la accendo in modalità minima, quindi modalità eco. Ok, questa ci permette semplicemente di vedere da vicino, comunque di vedere ostacoli o comunque in un ambiente come questo per avere un po' di luce, quindi sicuramente una modalità che si utilizza in poche circostanze. Adesso switchiamo, andiamo nella modalità torcia, quindi mantengo premuto e abbiamo la modalità alta e la modalità bassa. Entrambe mi permettono di vedere molto bene di fronte a me, comunque è molto luminosa, davvero una torcia da lavoro molto comoda. Allora adesso facciamo la prova come sempre all'interno del mio studio utilizzando la parte frontale, quindi l'avvio e come vedete con la modalità intermedia riusciamo ad illuminare benissimo, una luce perfettamente grandangolare che illumina tutta la zona di fronte a noi e anche lateralmente. Adesso andiamo alla modalità più alta. Ok, questa è la modalità più alta, ovviamente abbiamo molta più luce rispetto a prima e la modalità successiva, ok, questa serve solo per vedere di fronte a noi, illumina l'ambiente tanto quanto basta per vedere ciò che ci circonda. Adesso guardiamo anche la torcia sulla parte superiore, quindi accendendola abbiamo la luminosità più alta e con la pressione successiva la luminosità più bassa. Anche questa permette di vedere in un ambiente come questo, però sicuramente è più indicata la modalità con la visione del pannellino a LED. E allora, adesso senza cercare situazioni estreme, proviamo a fare una prova di illuminazione di fronte a me. Inizierò con la torcia con il pannellino a LED. Ok, e come vedete riusciamo a vedere in fondo, però non riusciamo a vedere benissimo perché questa è un'illuminazione grandangolare. Quindi la spengo, la riaccendo e metto la luminosità massima sempre del pannellino. Ok, in questo modo vediamo molto meglio, sicuramente molto meglio di prima. Adesso proviamo anche la luce sulla parte superiore e riesco ad illuminare in modo molto più concentrato di fronte a me. Quindi proviamo anche in questo caso le diverse modalità. Quindi la spengo, la riaccendo, cambiamo modalità e questa è quella più bassa. Anche questa consente di vedere di fronte a me illuminando solo la parte centrale e in parte anche lateralmente.
E allora ragazzi, come sempre Olight non mi delude. Questa lampada da lavoro si è dimostrata molto efficiente per quanto riguarda la luminosità, per quanto riguarda la tipologia di luminosità e soprattutto per la qualità costruttiva. Guardate, con 2 soli magneti rimane perfettamente attaccata a questo pezzo di ferro, quindi se io mi fossi trovato in un cantiere e avessi avuto a disposizione solamente una struttura metallica, avrei potuto appoggiarla sulla parte alta e illuminare verso il basso con molta comodità. Ma è utile per utilizzarla appunto in automobile, utilizzarla a pesca, utilizzarla in tutte quelle situazioni anche domestiche nelle quali abbiamo bisogno di una fonte luminosa che possiamo posizionare comodamente ovunque e che ci permette di illuminare in modo grandangolare oppure un pochettino più in profondità. Vi lascerò tutti i link giù nel primo commento nella descrizione per poter vedere il prodotto sul sito internet ed eventuali codici di sconto o promozioni in corso. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, cliccare sulla campanella qua giù per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!